Questa è una storia per chi impara l'italiano. La storia è scritta in modo semplice. Usa parole facili e frasi corte. È una storia breve in italiano per principianti. C'è una bellissima foresta magica. La foresta non è come le foreste normali che noi conosciamo. In questa foresta i colori sono molto speciali. Tutto è blu, azzurro, verde e un po' bianco. Quando guardi la foresta senti molta pace. È un posto calmo, è un posto tranquillo. Non ci sono rumori forti, si sente solo il suono dolce dell'acqua e il rumore leggero del vento tra le foglie. Sullo sfondo, lontano, ci sono alberi molto alti. Gli alberi sono grandi, forti e antichi. I tronchi degli alberi sono scuri. Tra gli alberi c'è una nebbia leggera. La nebbia è di colore azzurro e blu chiaro. Questa nebbia rende la foresta molto misteriosa. Sembra che la foresta sia infinita. Non si vede la fine degli alberi. In cielo non c'è il sole forte, ma c'è una luce magica e fredda. In mezzo alla foresta c'è un piccolo fiume. Il fiume è bellissimo. L'acqua del fiume è pulita, chiara e azzurra. L'acqua scorre piano piano, fa una curva tra l'erba. Il fiume divide la foresta in due parti, una parte a sinistra e una parte a destra. L'acqua canta una canzone silenziosa. È un suono che fa dormire bene. Sopra il piccolo fiume c'è un ponte. Il ponte è fatto di legno scuro. È un ponte piccolo e semplice. Ha la forma di un arco. Forse gli animali della foresta usano questo ponte per attraversare il fiume. Forse le piccole creature magiche camminano su questo ponte di notte. È un ponte molto carino. Ora guardiamo la parte sinistra dell'immagine. A sinistra ci sono alberi grandi, ma la cosa più bella a sinistra sono i funghi. Ci sono funghi giganti. Questi funghi non sono da mangiare, sono funghi magici. I funghi sono di colore verde acqua. La cosa speciale è che questi funghi fanno luce. Loro brillano nel buio. Sono come delle grandi lampade magiche per la foresta. Sotto i grandi cappelli dei funghi c'è una luce molto bella. Ci sono due funghi molto grandi e alcuni funghi più piccoli vicino a loro. Sotto i funghi luminosi crescono delle foglie verdi e felci. L'erba qui è molto soffice. Ci sono anche dei fiori molto speciali. I fiori sono bianchi, hanno 5 petali. Anche i fiori sono magici perché brillano, emanano una luce bianca, pulita e pura. Sembrano piccole stelle cadute dal cielo sul prato. Ora guardiamo la parte destra dell'immagine. A destra c'è un grande tronco d'albero. Il tronco è inclinato come una piccola collina. Sul tronco dell'albero c'è tanto muschio. Il muschio è come un tappeto verde e morbido. Su questo tappeto verde crescono altri funghi, ma questi funghi sono diversi dai funghi a sinistra. Questi funghi sono piccoli e di colore rosso vivo. Il rosso è un colore molto forte vicino a tutto questo blu e verde. Ci sono tanti piccoli funghi rossi che salgono sul tronco dell'albero. Sembrano una piccola famiglia di funghi. Sempre a destra, in basso,
ci sono altri fiori bianchi e luminosi, uguali a quelli di sinistra. Questi fiori fanno luce sul sentiero. Ma la cosa più importante dell'immagine è vicino al fiume, sulla destra. Qui c'è un pozzo. Il pozzo è rotondo. È costruito con pietre grigie. Le pietre sono antiche. Dentro il pozzo c'è dell'acqua. L'acqua del pozzo è di un colore azzurro molto intenso. L'acqua è magica e luminosa. Sulla superficie dell'acqua ci sono dei cerchi. Quando si tocca l'acqua, l'acqua fa dei cerchi. Vicino al pozzo c'è una creatura meravigliosa. È una fata. La fata è il guardiano di questa parte della foresta. La fata ha le sembianze di una giovane ragazza. Lei è molto bella e delicata. Ha i capelli corti e chiari, quasi bianchi. Forse i suoi capelli sono legati in un piccolo chignon sulla testa. La fata indossa un vestito semplice e corto. Il vestito è di colore verde foglia. Le sta molto bene. Dietro la schiena, la fata ha delle ali. Le sue ali sono grandi, ma sono molto leggere. Sono trasparenti come il vetro, ma hanno dei riflessi di luce magica. Le sue ali sono simili a quelle di una farfalla o di una libellula. Le ali la aiutano a volare veloce in tutta la foresta blu. Cosa sta facendo la fata? La fata è seduta in ginocchio sul prato verde, proprio vicino al pozzo di pietra. Ha una cosa nelle mani. Nelle mani ha un piccolo secchio di legno. Il secchio ha un manico. La fata usa le sue mani delicate per immergere il secchio nell'acqua azzurra. Sta prendendo l'acqua magica dal pozzo. Quando il secchio tocca l'acqua, si formano dei bellissimi cerchi azzurri. La fata è molto concentrata. Lei guarda l'acqua con dolcezza. Il suo viso è tranquillo. Lei ama l'acqua e ama la natura. Perché la fata prende l'acqua dal pozzo? La storia dice che l'acqua di questo pozzo ha poteri speciali. Non è acqua per bere, è acqua per dare la vita. La fata prende il secchio pieno d'acqua, poi lei vola piano piano verso i fiori bianchi a sinistra. Poi vola a destra e versa un po' di acqua sui fiori bianchi a destra. L'acqua magica fa brillare i fiori ancora di più. La fata si prende cura di tutto il bosco. Lei annaffia i funghi giganti luminosi. Lei pulisce i piccoli funghi rossi sul muschio. Lei controlla che il piccolo fiume scorra bene sotto il ponte di legno. Questa è la sua casa e lei è molto felice qui. La vita della fata è una vita semplice e bella. Ogni giorno si sveglia, sente il profumo buono della foresta e della terra bagnata, sente il suono fresco del fiume, guarda i colori meravigliosi, l'azzurro dell'acqua, il verde delle foglie, il blu degli alberi, il bianco dei fiori e il rosso dei piccoli funghi. Poi prende il suo piccolo secchio di legno e va al pozzo. Questa è la sua routine magica. A volte piccoli animali vengono a trovarla. Piccoli uccellini azzurri si riposano sui funghi rossi. Piccole rane verdi nuotano nel fiume sotto il ponte. La fata saluta tutti. Lei è amica di tutti gli animali e di tutte le piante. Quando arriva la notte, la foresta non è buia. I funghi giganti a sinistra
accendono la loro luce verde e azzurra. I fiori bianchi si illuminano come piccole lune e il pozzo brilla di luce blu. La fata si siede sul bordo del pozzo, guarda la bellezza della sua foresta. È stanca ma contenta. Chiude le sue ali trasparenti. Si prepara per dormire sul letto di muschio morbido. Questa immagine ci mostra un momento di magia perfetta. Tutto è al suo posto. È un mondo di fantasia dove noi possiamo riposare la nostra mente. Possiamo immaginare di camminare sul prato verde. Possiamo immaginare di toccare i grandi funghi luminosi. Possiamo immaginare di attraversare il piccolo ponte di legno e di ascoltare l'acqua. E possiamo immaginare di dire ciao alla piccola fata verde mentre prende l'acqua dal suo pozzo magico. La foresta blu ci aspetta sempre nel mondo dei sogni, pronta a darci pace, magia e colori meravigliosi. Domanda per i commenti. Se tu potessi entrare in questa foresta magica, quale cosa vorresti fare per prima? Vorresti toccare i grandi funghi luminosi, attraversare il piccolo ponte di legno o guardare l'acqua magica dentro il pozzo con la fata? Scrivi la tua risposta qui sotto.